Start recording è partito e allora siamo in diretta finalmente, sono le ore 15:29, quindi aspettiamo qualche altro minuto. Che ora è in Nepal, Federico? Allora, sono le 19:14, tu dirai com'è possibile? Sì, ci sono 3 ore e 45 di fuso orario. Non mi chiedere esattamente quale sia la motivazione, ma cioè, non c'è l'ora piena, ecco, 3-4 ore. Perfetto, perfetto. Quindi 19:45 è un orario giusto per fare una bella 19, scusa, chiacchierata. ho detto 45, 19:15, perdonami. 19:15. Un orario giustissimo per fare una bella Sì, 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 chiacchierata sì. tra amici. E quindi ora, mentre aspettiamo che entrino anche gli altri, vediamo un attimino un po' di introdurre che cos'è questa formula della video chat del gruppo Miracle Morning Italia. Allora, per chi non conosce il canale, chi non usa Telegram, non sa che c'è un canale che si chiama Miracle Morning Italia Fans, che si ispira a quella che è una sorta di metodo, un metodo ideato da un americano, Al Elrod, che ha scritto un libro su come migliorarsi un po' ogni giorno. Al Elrod ha creato il metodo dei Savers, dove Savers è un acronimo delle azioni quotidiane da compiere per raggiungere qualsiasi obiettivo della propria vita, per avere il 100% dell'energia nei settori in cui uno si applica. E allora, quando all'inizio del Covid fondai questo gruppo con poche persone, mi resi conto che effettivamente c'era un nutrito gruppo di persone che potevano entrare e capire meglio che le sfide quotidiane danno quel senso di vittoria che ti permette di crescere sempre. Ma sono sempre stato appassionato io di sfide e di avventura, e quando dovevo scegliere di acquistare una nuova moto e il mio modello di moto ricadeva su una TRK, ovviamente è successo che sono incappato in YouTube nel video di Federico Valeri. Intanto salutiamo un altro partecipante, Emilio. Emilio, ciao. benvenuto. Benvenuto Emilio. Grandissimo Emilio, ciao. Ciao. E quindi sono incappato nel video di Federico e non sapevo nulla di Federico, perché effettivamente di Federico c'è poche notizie in internet e chiaramente ero sempre più incuriosito da questi bellissimi video che vedevo. Oltre al video recensione della moto, vedevo questi video bellissimi di avventure dove c'era un regista e un produttore, un attore che si chiamava Zero Highways e infatti la Zero Highways Production produce questi film, questi documentari che sono veramente unici al mondo, perché si vedono cose che difficilmente si riescono a vedere in altro modo. È tutto in estrema autonomia, perché Federico non ha nessuno sponsor alle spalle, come il nostro canale della Miracle Morning non ha nessuno sponsor alle spalle, come il canale della Mucca Gialla di cui parleremo dopo non ha nessuno sponsor alle spalle. Federico è in completa autonomia, con moto, drone, qualche webcam e ovviamente tanto coraggio si avventura nel mondo facendo cose straordinarie. Mi sono innamorato delle avventure di questo ragazzo col corpetto rigido, perché ha questa figura iconica di un cavaliere moderno, in cui il corpetto disegna un po' una sorta di armatura. Mi sono innamorato di questa figura errante che effettivamente viaggiava, diciamo la verità, totalmente perso nel suo mondo. Ecco, la sensazione che io ho avuto quando ho conosciuto Federico tramite i suoi video
è che lui non rispondesse a nessuna logica razionale, ma che facesse quello che gli piace fare. Un po' come Forrest Gump nel film famoso, quando inizia a correre va avanti da solo. Ecco, mi sono immaginato Federico, una sorta di Forrest Gump che un giorno inizia a correre, va avanti, e allora a un certo punto, grazie ai potenti mezzi della tecnologia, Facebook, ho chiesto a Federico l'amicizia. Federico è stato così gentile da accettarmela, e siccome sono sempre stato incuriosito sul trovare il senso della vita, perché ognuno di noi cerca il senso della vita in un modo totalmente personale, peculiare, allora ho detto la cosa più bella sarà intervistare Federico in video chat con tutti gli amici del mio gruppo della Miracle Morning, perché non c'è occasione migliore per crescere se non uscendo dall'ordinario. Tutti abbiamo una zona di comfort, chi si alza la mattina tardi spesso ha una zona di comfort molto ampia, chi si forza ad alzarsi presto per fare delle azioni sta riducendo la sua zona di comfort. Quale occasione migliore se non quella di vedere e di parlare, di conoscere i segreti, quello che ha scoperto durante i suoi 74.000 chilometri, una persona che ha forzato molte sue zone di comfort. E allora, Federico, senza perderci in chiacchiere, mi piacerebbe davvero capire, per quello che ti va di raccontare, chi era Federico Valeri prima di diventare il motoviaggiatore che oggi è proprietario di un canale YouTube, Zero Highways, che sta crescendo e che soprattutto sta facendo contenuti veramente di valore. Chi era Federico Valeri prima? Allora, Marco, innanzitutto grazie sia dell'invito, grazie della bella introduzione e grazie anche a chi si è collegato. Io in questo momento da telefono vedo solo Emilio e qualche altro nome sotto, non so chi ci sia, cioè Emilio. Maria, Andrea e Fabrizio. Dimmi, scusami. C'è Maria, Andrea e Fabrizio che stanno ascoltando assieme ad Emilio e a me. Ok, ciao Maria, ciao Andrea e Fabrizio. Allora, chi era Federico? Io mi sono laureato in ingegneria e mentre che mi laureavo sono entrato in contatto con la redazione di alcune riviste di musica di alta fedeltà a Roma e ho iniziato a lavorare lì con loro, quindi pur essendo un ingegnere tecnicamente nasco come giornalista, pubblicista, Emilio pubblicista, non, non professionista come te. A circa 30 anni cambio lavoro, cambio completamente lavoro e vado a fare il responsabile centro-sud Italia per sempre un'azienda di Roma, responsabile commerciale. E praticamente mi occupavo di sistemi ad alto contenuto tecnologico, system integration sostanzialmente. Ho lavorato lì per circa 8 anni e poi un bel giorno mi sono reso conto che non era esattamente la vita che volevo fare, non tanto per il lavoro in sé, che era alla fine anche piacevole e molto interessante e abbastanza, come dire, tarato sulle mie passioni e le mie competenze, perché insomma si parlava molto di audio, di video, di luci. Faccio un viaggio in Tanzania, un viaggio in tenda di circa 2 settimane in Tanzania. Mi trovo di fronte anche a dei leoni davanti alla tenda. A rientro da quel viaggio mi prendo un paio di settimane di ferie extra, apro il computer, apro Google e scrivo come vivere viaggiando. E da lì è nato tutto. Come vivere viaggiando. Quindi tu hai aperto il computer e hai deciso che dovevi viaggiare. E cioè, ho deciso, allora, sostanzialmente il discorso qual è? Che avevo capito che avevo bisogno di riprendere in mano la mia vita, di riprendere in mano la gestione del mio tempo. L'ho capito, diciamo, a seguito di come mi sentivo per il tipo di vita che facevo, per il lavoro, lo stress e tutto quanto, e l'ho capito ancora di più grazie ad alcuni viaggi, in particolare quello della Tanzania, che mi hanno improvvisamente aperto un mondo, in un certo senso, quindi mi hanno messo di fronte a qualcosa che invece di spaventarmi, come è stato magari l'episodio
dei leoni o altre situazioni un po' particolari che ti trovi quando fai viaggi di un certo tipo in certi paesi o in certi continenti. E io mi sono sentito proprio, ok, questo è il mio, questo è il mio. E quindi da buon ingegnere mi sono messo a studiare, invece di partire in quarta così alla cieca, mi sono messo a studiare e ho cercato di capire quali fossero come dire, le condizioni per poter fare quello che volevo fare, ovvero quindi riprendere in mano il mio tempo e possibilmente viaggiare il più possibile, perché comunque conoscere nuovi posti, nuove culture, persone, diciamo ambienti particolari, paesaggi particolari è un qualcosa che mi riempie veramente la vita, e quindi avevo capito che quella era la direzione che dovevo seguire. Alla fine quello che ho fatto è semplicemente studiare quello che fosse il ventaglio delle possibili opzioni, quindi capire chi aveva già fatto questa scelta che cosa facesse, come l'avesse fatta, come non l'avesse fatta, e quindi non tanto per, come dire, copiare o emulare, ma semplicemente perché ingegneristicamente parlando mi serviva di avere, come dire, il range delle opzioni all'interno delle quali io mi potevo muovere, e poi avrei pensato da solo, come dire, a trovare la strada giusta. Tutto questo avviene ormai oltre 6 anni fa. Quindi 6 anni fa vendo tutto quello che potevo vendere, regalo quello che non potevo vendere, metto in affitto la mia casettina fuori Roma, riempio all'inverosimile uno zaino da 60 litri, se non sbaglio, qualcosa del genere, prendo e parto, zaino in spalla, e comincio a viaggiare. E viaggio per 4 anni, sì, 4 anni e mezzo, qualcosa del genere. Negli ultimi tempi ero rientrato in Europa, avevo deciso di visitare tutto l'est Europa, quindi ero partito dal Montenegro, stavo risalendo tutti i paesi, diciamo, prima dell'ex Jugoslavia, poi vari Ungheria, Polonia, via discorrendo, per arrivare in Estonia, dove in realtà non sono mai arrivato, perché in Lituania ho conosciuto una donna, ci siamo innamorati, abbiamo cominciato a vivere insieme, e sono stato un paio di anni circa diciamo, a vivere in Lituania. Perdonami, questo già in moto? Già avevi la moto? No, zaino e spalla. Adesso alla moto ci arriviamo. Quindi diciamo che i tuoi primi viaggi erano proprio a piedi. Ma già a piedi? Scusami? Già li documentavi i viaggi, nel senso già No, assolutamente. Era semplicemente viaggiare allo stato puro. A piedi, ovviamente, diciamo, non prendevo anche, come dire, autobus, un paio di aerei mi è capitato, non so, però in parte a piedi, in parte con mezzi pubblici. Finisce la storia con questa donna pochissimi giorni prima che inizi il Covid. Resto bloccato per 6 mesi in Lituania, senza possibilità di andare da nessuna parte, perché tutti gli alberghi, tutti i B&B che stavo dicendo erano chiusi per via dei lockdown del Covid. Riesco a rientrare in Italia 6 mesi dopo e mi ritrovo in Italia senza nulla, senza un posto dove andare a dormire, senza un posto per andare a dormire, voglio dire, ai miei genitori, però, insomma, senza una casa disponibile, senza una macchina, senza uno scooter, una bicicletta, nulla. E lì nasce l'idea della moto. Nasce l'idea della moto perché sapevo che non sarei potuto ripartire a brevissimo, di spendere soldi per comprarmi una macchina che poi magari avrei usato qualche mese e basta, francamente non mi andava. Le moto, guarda, ti dico, mentirei se dicessi che sono un appassionato di moto da sempre. È un argomento che mi ha sempre interessato. Ho semplicemente pensato che fosse il momento giusto per acquistare una moto, e in realtà poi da lì è nato un amore folle, quasi feroce, anche perché poi la moto è stata, come dire, una forma di libertà. Ciao Burian. Ciao, sono Massimo, Max, Cat, ciao. Qua c'è scritto Burian. Ciao Federico. Ciao Max. Ciao. Ben trovati. C'ho il telefonino piccolo così, non ti ho riconosciuto. Come stai? Tutto bene, piacere vedervi a tutti. Scusate.
Quindi dicevo, la moto inizia a essere un momento di grandissima di libertà anche già prima di partire, perché praticamente che succede? Che iniziano tutti quei periodi di zone gialle, zone arancioni, zone rosse, così. Io mi trovo in quel periodo a casa di un cugino che ha una casa poco fuori Roma, a nord, in mezzo a una zona bellissima di campagne, e quindi uso la moto per fuggire sostanzialmente. Quindi monto in moto la mattina, parto, mi butto in mezzo a boschi, campi, prati, fangaie, qualunque cosa, sfuggendo alla polizia per non farmi trovare mentre, mentre faccio queste cose durante i periodi di chiusura, e da lì nasce anche una passione per il fuoristrada, che non avevo mai preso in considerazione, perché nella mia testa pensavo che fosse, come dire, ci fosse una separazione netta tra la moto normale, tra virgolette, che va su strada, o le moto da cross, io le chiamavo le moto da cross, che vanno fuori strada. In realtà poi c'è tutta una fascia intermedia, che io poi un po' travalicato, però diciamo c'è tutta una fascia intermedia che è fantastica, perché è quella che poi ti permette di viaggiare in un certo modo, che poi magari ne parliamo dopo. E quindi niente, se sto parlando troppo fermami, io sono solo da 6 mesi e quindi ho anche un po' di arretrati, ho la chiacchiera stasera. È molto interessante quello che ci dici. Ti fermiamo noi, alziamo la mano quando vogliamo parlare. Ok, alzala molto perché sei finito di sotto, quindi vedo soltanto questa parte qua del telefono. Ok. Allora, scopro questa passione per il fuoristrada, cadendo 1 milione di volte, sporcandomi come un bambino, e devo dire, faccio anche un'esperienza abbastanza importante in tempi brevi, perché io poi sostanzialmente in pochissimi mesi ho fatto circa 15.000 chilometri intorno, poco più che intorno alla parte nord di Roma, girando su qualunque stradina possibile e immaginabile, e una buona parte li ho fatti su strade assurde, su terreni assurdi. Quindi, diciamo, in poco tempo, partendo da zero, perché poi, chiusa una parentesi, anche se fosse scontato, non avendo mai avuto una moto prima, non avevo neanche la patente, quindi questa è la prima moto, è stata la mia prima esperienza. E niente, il 15 di giugno faccio la seconda dose del vaccino, la mattina, alla Nuvola di Fuxas a Roma. Il pomeriggio avevo già il traghetto per la Sardegna, e da lì è partito. Sono partito con la siringa ancora attaccata alla spalla, praticamente. E da lì ho fatto 6 mesi, Sardegna, Corsica, tutte le Alpi, sia lato italiano che lato, diciamo, Svizzera, Francia, via discorrendo. Tutti i Balcani, scendendo giù, Grecia, Turchia, Iraq, Kurdistan iracheno, e poi sono ritornato via terra in Italia. Mi sono fermato un paio di mesi a Roma perché dovevo fare un piccolo intervento chirurgico a causa anche del casco, abbiamo una cisti qui, e preparare tutti i documenti per partire per il viaggio successivo, e poi da lì sono ripartito a marzo, il 9 di marzo, sì, di quest'anno. Allora, il primo, diciamo, la prima tranche di video documentati è la Sardegna, questo lo so perché li ho visti, giusto? Dalla Sardegna all'Iraq, sì, quella che ho chiamato la Season 1 sul Season canale. 1, la prima stagione. 1, sì. Intanto volevo salutare Edoardo, TRK Campagna FBI, che è un carissimo amico che tra l'altro conosce Federico, stima tantissimo Federico, e con Edoardo prepareremo, quando tu verrai in Italia, se te lo anticipo Federico, quando verrai in Italia vorremmo che tu fossi con noi per una tua rimpatriata, insomma, ecco. Quindi il gruppo di Edoardo si chiama TRK Campagna FBI, però insomma è un gruppo molto coeso di organizzatori di eventi, di raduni, e ogni mese c'è un raduno, e quindi quando tu verrai in Italia con la tua disponibilità, insomma, se ti fa piacere organizzeremo una cosa e tu sarai il nostro ospite d'onore. E quindi ciao Edoardo, benvenuto, se vuoi puoi partecipare. Con molto piacere, perdona se mi sono sovrapposto la tua voce. Sì, grazie. Edoardo Onorato, per caso?
Esatto, Edoardo Ok, Onorato. non Sì, lo conosco Edoardo. di persona, lo conosco come un grande esperto di RK, quindi ciao Edoardo. Ragazzi, scusate, se volete stacco il video, se vi servono sessioni No, video, eh. tranquillo, rimani, tranquillamente rimani in video, senza problemi. Allora, quindi la season 1 si conclude tra la Sardegna e... E l'Iraq e ritorno. Ok, quanti chilometri? Circa 30.000. Stasera dirò cifre a casaccio, perché Ah, non però importa. sì, circa 30.000 abbondanti, forse sì. Okay. Qual è l'esperienza più particolare che hai fatto nella season 1? Cioè, quali sono le cose che ti sono capitate che ti hanno fatto dire era giusto che partissi, ma questa situazione non me l'aspettavo, cioè fuori dalla zona di comfort. Allora, era giusto che partissi? Sì, cioè non c'era bisogno che me lo dicesse Biagio, lo sapevo, lo sentivo già da solo. No, devo dire, io non so, probabilmente la mia zona di comfort è abbastanza flessibile e ho avuto la sensazione che viaggiando questa zona di comfort si allarghi a dismisura e quasi scompaia, cioè nel senso i suoi confini si perdono, si sciolgono da qualche parte. Quindi in realtà non mi sono mai sentito fuori dalla zona di comfort. Forse, diciamo, l'ingresso in Iraq, ma più che altro perché, sai, è il primo paese un po' particolare con, diciamo, problematiche di sicurezza. Cioè, è stata la prima volta per me, no? Quindi sicuramente lì ho sentito una sensazione un po' così della serie, ok, qui sì, sto un po' al limite della zona di comfort. Però in realtà è stata una scelta fantastica lo stesso perché e sono esattamente quelle esperienze che poi quella zona di comfort te la spostano una chilometrata più avanti, neanche solo di qualche centimetro, di qualche metro. Per il Hai resto temuto no. mai? Scusami, Scusami? hai temuto mai per la tua vita in questa prima season? Cioè, ti sei mai trovato in pericolo di vita? Una volta, allora, diciamo, in Iraq non lo so, nel senso che mi sono ritrovato, dopo essere riuscito a convincere dei militari a farmi passare, mi sono ritrovato con una colonna di fumo che saliva dalla strada, diciamo, la Turchia stava bombardando, ma vabbè, diciamo che lì è tutto bene. No, ho rischiato la vita per una stupidaggine, per una mia stupidità, per una mia, come dire, mio orgoglio di voler risolvere una situazione. Ho lanciato per sbaglio un drone quasi dentro una cascata, non dico dove perché non si poteva, ma non lo sapevo. E nell'andare a salvarlo, a recuperarlo dal cespuglio all'interno del quale era caduto, obiettivamente ho fatto una stupidaggine mostruosa. Era un pendio così che ho dovuto percorrere sdraiandomi tipo militare. Aveva piovuto tutta la notte, l'erba era bagnata e sotto di me c'erano 30 e passa metri, forse di più, di strapiombo in verticale dove scorreva la cascata. Nell'andare lì ero talmente focused nel salvare il drone che non mi sono proprio, come dire, preoccupato di nulla. Una volta entrato nel cespuglio, raccattato il drone, infilato in tasca, mi sono rigirato, lì ho capito che potevo non uscirne da quella situazione. Ma quella è una stupidaggine che puoi fare anche a 12 anni quando ti vai a arrampicare sugli alberi, cioè sono cose che non hanno a che vedere con il viaggio, non hanno a che vedere con la moto, è stato proprio un momento di, come dire, un eccesso di testosterone che in quel momento mi ha detto no, tu drone adesso esci da lì e torni a casa. Però anche questo mi è servito tantissimo perché io non mi spavento molto facilmente, ma per l'adrenalina ho tremato per un'ora quando sono tornato giù da quel posto. Però mi è servito per cambiare completamente, o meglio, per imparare un approccio, che è quello che quando tu ti trovi da solo in moto in certe situazioni, soprattutto in mezzo a nulla, eccetera, eccetera, quelle cose non si fanno. E quindi imparare a sentire molto le sensazioni che provi dentro. Finché senti che va tutto bene, vai tranquillo. Come senti che c'è anche solo una puntina che ti dice no, ti fermi. Non farlo. Finché
tu senti che puoi andare, soprattutto con l'esperienza che accumuli, finché senti, vai tranquillo e fai quasi qualunque cosa, altrimenti ti devi fermare. E lì ho imparato che mi sarei dovuto fermare. Quindi diciamo che la season 1, la prima stagione, ti è servita tantissimo perché comunque hai fatto le spalle per poi affrontare un percorso molto più difficile, molto più arduo, è corretto? Sì, Ragazzi, sì, se assolutamente. volete fare domande, alzate la mano e fate le domande. Federico è per noi, eh? Cioè, forse va attivato il microfono. Andrea, giusto? Andrea? Vuoi fare una domanda, Andrea? Non so chi è Andrea, io sono Emilio. No, scusate, no. Emilio, tu vuoi fare domande? Ma io non una valanga di fare le domande. Però no, io volevo dire una cosa. Tra l'altro io con Federico ci siamo incrociati brevemente, abbiamo fatto una cena in Turchia. E devo dire una cosa che ho apprezzato, ho imparato a apprezzare seguendolo. Noi motociclisti che viaggiamo spesso siamo molto narcisi. Ci stanno molti motociclisti che vanno in giro quasi per vendere un'immagine da superuomini e non sono molto disponibili ad ammettere le proprie debolezze, ad ammettere i propri limiti e anche addirittura a mettere in comune le loro esperienze, perché ne sono gelosi e hanno paura a volte che gli altri facciano quello che loro fanno e quindi loro vogliono essere invece mantenere il primato. Io una cosa che ho apprezzato moltissimo di Federico è la mancanza invece di narcisismo, cioè io gli ho dato del matto autentico, lo confermo, lui per certe cose veramente è stato un matto sincero, molto ingenuo, senza nessun secondo fine ed è la cosa che mi piace di più. Poi adesso chiaramente poi lui ha l'anima da ingegnere, per cui ci mette poi il contrafforte, l'ha appena detto, il senso del pericolo ne tiene conto, eccetera. Io sono molto più precario dal punto di vista della struttura del personale, anche per età, e per cui magari mi tengo un po' più indietro rispetto a quello che fa lui. Ma la cosa che mi piace moltissimo di Federico, è vero che l'ho consigliato anche ad altri di seguirlo, è proprio la sincerità con cui fa le cose. E poi non è che basta staccare i cartellini, è pronto a espandersi. L'ha appena detto, quando parla della zona di comfort, che la zona di comfort si sposta e tu te la crei viaggiando, è il viaggio quello, è il viaggio, cioè allargare i confini della tua casa. Ed è una cosa che io capisco perfettamente e è una cosa che apprezzo moltissimo perché lo prova. Tutto questo. Benissimo. Federico, allora, questo ingegnere, no? Questo ingegnere che deve programmare un viaggio, intanto sono domande che sono arrivate nel gruppo. Come, diciamo, programmi, quali risorse pianifichi e soprattutto anche, visto che ogni viaggio ha un costo, io immagino, ma immagino perché non lo so, che molto probabilmente nella prima parte di questi viaggi ti sarei autofinanziato, immagino. Però dico, ci vuoi raccontare intanto come hai pianificato le risorse, se c'è qualche episodio che ti è particolarmente caro, proprio in questo spirito di condivisione che diceva Emilio, cioè effettivamente quello che colpisce di Federico è l'assoluta semplicità, come se effettivamente stessimo al bar insieme e ti racconta cose difficilissime, ma con un linguaggio molto semplice, apprezzabile da tutti. Non posso mai dimenticare la famosa diatriba del Pignone da 14 e da 15 e come ha messo tutti muti con un discorso spettacolare. Allora, Federico, raccontaci un po', intanto come hai pianificato le tue risorse, cioè che cosa hai scelto di portare e perché, se pensi che sia interessante per gli altri. E la seconda cosa, come hai finanziato questi viaggi prima, come pensi di farlo in futuro? Allora, io tra le risorse ci metterei anche un minimo come dire, di strumenti per non tanto per pianificare il viaggio, perché poi io vado abbastanza all'arrembaggio, cioè
decido che voglio andare in quella direzione, poi si va e si vede quello che esce fuori. Però c'è da studiare, nel senso che purtroppo non si vive in un mondo in cui pigli, salti sulla moto e vai. Ci sono i visti, ci sono il carnet di passaggio per la moto, ci sono una serie di seccature, con il Covid c'era da capire dove fare test, non fare e via dicendo. Quindi una preparazione, come dire, teorica su quello che ti vai a trovare davanti la devi sapere. Ci sono paesi in cui non funzionano le carte di credito, paesi in cui ti devi portare dei contanti, insomma ci sono una serie di cose che devi sapere. Poi una volta che come dire, hai tutte le informazioni a tua disposizione, poi pigli, vai. Io inizialmente pensavo di andare in Mongolia, sono finito in Nepal, quindi si cambia strada, però in Nepal ci finisci perché quando pensavi di andare in Mongolia ti sei studiato anche i paesi intorno per sapere se potevi cambiare strada. Dal punto di vista bagagli, non so se sono esattamente un esempio da seguire, perché io tendo a essere abbastanza accomodo, nel senso che partendo che non sai bene quando torni, se sono 6 mesi, un anno, magari sono le ore più, finisce che ti porti tante cose, un po' perché ti servono effettivamente, perché se vai, diciamo, nei 12 mesi più o meno in qualunque tipo di latitudine, ti porti dal costume al maglione di lana, insomma. Un po' perché amo cucinare, quindi mi sono portato tanti attrezzi per cucinare, c'ho anche un barbecue barbecue pieghevole nei bagagli della moto, ho tanti attrezzi, un po' troppe cose. Poi ovviamente anche tutta l'attrezzatura per i video, computer, videocamere, drone e quant'altro. Ho studiato molto, nel senso che ho sfruttato una parte dei vari lockdown del Covid, oltre che per allenarmi in moto, anche per proprio pianificare anche la disposizione degli oggetti all'interno delle valigie, perché tu arrivi in un campeggio, anche banalmente in un albergo, e ti accorgi che hai un paio di mutande che sta sotto 3 metri, cioè sotto gli attrezzi, c'hai i calzini che sono rimasti, cioè no, tu tutti i giorni sostanzialmente devi tirar fuori cose, rimettere dentro cose, quindi sembra un eccesso di zelo, ma in realtà la disposizione dagli indumenti agli attrezzi e tutto il resto deve essere scientifica, altrimenti ti rovini il viaggio. E devi sapere sempre dove sta tutto e devi rimettere sempre tutto allo stesso posto, e soprattutto quando sparpagli le tue cose. Adesso io vi farei vedere qui a casa a Kathmandu ho una distesa di roba, generalmente non è così tanto, ma di solito quando sparpagli in una camera d'albergo, ostello, quello che sia, un po' di roba, devi sempre sapere tutto quello che hai tirato fuori e devi rimetterlo tutto quanto nello stesso posto, perché sennò in 6 mesi, un anno di viaggio lasci in giro tutti i power bank, tutte le SD card, tutti i cavetti, gli caricabatterie e via dicendo, e no, non può funzionare così. Cos'altro mi hai chiesto? Perdonami. A parte... Allora, il finanziamento prima il finanziamento. Allora, la Season 2, la Season 2 è autofinanziata tanto quanto la prima, un po' perché sono fesso che non vado a bussare da nessuna parte, un po' perché probabilmente anche se avessi bussato, direi almeno fino a qualche mese fa, giustamente non mi si sarebbe fidato nessuno, perché ero semplicemente uno dei tanti viaggiatori che era arrivato giusto un po' in Kurdistan, giusto un po' forse in Iran. Adesso magari che qualcosina un po' più come dire, rocambolesca sta uscendo fuori, chissà. Però per il momento è tutto interamente autofinanziato, perché sostanzialmente la mia vita, il mio viaggio, e lo faccio per il piacere di farlo. E tornando al discorso della libertà di cui parlavo all'inizio, è ovvio che non mi dispiacerebbe trovare qualche azienda che mi volesse sponsorizzare e dare una mano, ma non accetterei neanche 1 milione di euro se questo comportasse qualche tipo di limitazione alla mia libertà o qualche tipo di obbligo che non sia, come dire, ragionevole e più che comprensibile. Ecco. Quindi quello potrebbe essere un ulteriore problema nell'ottica di farsi aiutare in qualche modo. Ho attivato un link PayPal per il canale, quindi chi vuole dà un piccolo contributo. Devo dire già in molti sono stati così gentili
a farlo, anche Emilio. E cos'altro? Diciamo, vabbè, non vorrei magari anticipare altri temi, però insomma il discorso del canale nasce dopo. Il discorso del canale nasce come logica conseguenza del fatto di fare, diciamo, sarebbe stato sciocco non farlo, mettiamola così. Però alla fine io autofinanzio me stesso più che il canale. Sì, per il canale ovviamente, come dire, sostengo delle spese, compro attrezzature che mi si rompono in continuazione perché con le strade che faccio è il minimo che possa succedere. Dedico molto tempo, un video mi costa molti soldi perché comunque un video sono circa un giorno e mezzo, due pieni di lavoro in cui 2 giorni mangio, dormo e insomma, spendo soldi. Però alla fine per me è un po' come il professionista che si fa l'ufficio in casa, nel senso non viaggio, non viaggio per fare video, faccio i video già che sto viaggiando, mettiamola così. Quindi comunque le mie spese al netto del tempo in più che mi richiede fare video, al netto dell'attrezzatura, però io comunque viaggerei e mi pagherei le spese da solo. Sono diventato abbastanza bravo nello spendere poco, quindi questo è un tema. Avevo fatto anche un video su questo, ma poi non l'ho mai pubblicato perché non mi piaceva come era venuto. Lo rifarò adesso, così unisco due viaggi insieme a uno solo. È un tema a cui tengo molto perché uno dei motivi che mi ha spinto a lasciare la vita che stavo facendo prima, o meglio, non spinto, ma mi ha dato la sicurezza di farlo, è perché mi sono messo a fare i conti. Cioè, ho aperto proprio un file Excel, ho cominciato a tirare giù numeri per capire quanti soldi mi servivano per vivere. Anche nei viaggi, io per esempio ho un file Excel in cui ogni cosa che faccio, dalla benzina a una caramella che compro al bar, inserisco tutto quanto dentro, in modo da tracciare le spese, capire dove eventualmente si può ottimizzare, migliorare qualche cosa, perché non ha senso parlare di quanti soldi servono per viaggiare se non si parla di quanti soldi uno spende e in che modo li spende quei soldi. È un po' come un serbatoio che ha un buco e un rubinetto che lo riempie, no? L'importante è il rapporto tra i due flussi, non è la dimensione del buco o la quantità di acqua che esce dal rubinetto, che sono importanti singolarmente. Quindi niente, mi autofinanzio, ma come dire, in maniera molto cheap. Ok, quindi diciamo che la cosa importante che viene fuori da questo tuo discorso è che effettivamente si può viaggiare anche non spendendo cifre esose, Sì, questo sì. è fondamentale. Si può spendere anche molto meno di quanto spendo io, ancora molto meno. Sì, ma già banalmente se uno volesse campeggiare tutte le sere, fare campeggio libero, già risparmierebbe un sacco di soldi. Ovvio che questo comporta altro, nel senso che dopo che io faccio spesso tratte di 8, 9, 10, anche 11 ore, qualche volta mi capita, non di autostrada, ma in mezzo ai monti a 5.000 metri e cose del genere, la sera vuoi un cavolo di letto, vuoi un cavolo di letto e vuoi una doccia. Esatto. Ogni tanto la tua coscia di pollo cotta davanti alla tenda sotto le stelle te la fai, ma io non riuscirei a farlo tutti i giorni. Non è l'ordinario. Un ventenne, un 25enne che ha più energia, più voglia di fare, più curiosità. In tenda nel viaggio precedente ci ho fatto 3 mesi di fila, però andavo per campeggi. Nei campeggi c'hai la doccia, c'hai tutte le attrezzature, c'hai la corrente, che per me è fondamentale. Io non potrei assolutamente, dovrei portare un gruppo elettrogeno da attaccare dietro alla moto perché ho il computer, tutto il resto riesco a caricare, ho 4 prese USB sulla moto, per il computer no, sarebbero 220. Quindi sì, si può viaggiare veramente con pochi. Apro e chiudo parentesi, non voglio dare cifre perché non voglio dare riferimenti, non perché non voglio raccontare le mie cose, ma perché non voglio dare scuse a qualcuno che magari vuole intraprendere questa strada in qualche modo e dice allora servono 1.000 euro al mese, io non ce li ho, non lo posso fare. No, non funziona così. Io spendo meno facendo la vita che faccio adesso di quanto non spendessi prima
facendo una vita normale, tra virgolette. Ottimo. Molto interessante questa affermazione, molto interessante. Molte persone faticano a capirlo, a crederci. Stavi dicendo qualcosa, Emilio? Scusami. No, dicevo, lo confermo, io dico che è un modo io dico sempre che è un modo per risparmiare, cioè uno torna a casa che ha più soldi di quelli che avrebbe se rimanesse a casa, e in più ha viaggiato e ha conosciuto il mondo. Perché il fatto è che la maggior parte delle persone usano come parametro le 2 settimane di ferie ad agosto. Certo. Ma ad agosto ti spennano. E Assolutamente. poi tu vai, magari prendi l'aereo, ti fai quelle 2 settimane, ritorni indietro e hai sommato una quantità di spese mostruosa. E in realtà quando tu viaggi di paese in paese, di fatto non hai aerei da prendere e cose del genere. Ma lasciamo perdere, adesso uno lo dovrò fare, vabbè. Ma cambia completamente tutto. Non te ne vai a Ibiza in moto al 15 di agosto, scegli di andare da un'altra parte, ti organizzi per andare da un'altra parte, quindi schivi in un qualche modo i flussi migratori dei turisti, che li schivi comunque, cioè li schivi con piacere comunque, perché a parte il discorso economico, perché quando poi intraprendi certi tipi di viaggi, come cominci a vedere un capannello di gente che scende da un pullman, ti viene la rosolia. stai lì che cerchi la peripella per mettere in modo di corsa la moto, anche se non ce l'hai, c'hai il pulsante, però ti viene istintivo andare proprio veloce con la peripella. Quindi allora, io vorrei fare ora la domanda centrale di questa intervista, che è quella filosofica, insomma, ecco, cioè, dopo questi tanti migliaia di chilometri, no? Qual è il senso della vita profondo per Federico Valeri? Cioè, siccome hai fatto delle esperienze non ordinarie, ovviamente ti sarai trovato anche in molte situazioni a riflettere da solo con te stesso, no? Sul perché viaggi, su quello che vuoi dalla vita, su quello che in qualche modo stai facendo. Qual è ora, oggi, il tuo senso della vita? Cioè, che senso ha la vita per Federico Valeri? Allora, hai fatto bene a specificare oggi, perché se me l'avessi chiesto 10 anni fa, o se me lo chiederai tra altri 10 anni, ti avrei dato o ti darò risposte diverse sicuramente. In passato sicuramente, in futuro non lo so, ma immagino di sì. Non è facile dare una risposta, nel senso che poi alla fine non c'è forse un senso della vita. Io sono giunto a fare un ragionamento, che è quello che più che trovare uno scopo nella vita inteso come un lavoro, un'azione da compiere, un'attività da fare, almeno per quanto mi riguarda, il mio scopo è, cioè il mio senso, il mio scopo è essere sereno e usare questa serenità a fin di bene per gli altri. Se tu non sei sereno, se sei una persona poco piacevole perché non sei sereno, spargi negatività, spargi stress, spargi come dire, emozioni negative intorno a te, che arrivano a tutti, anche a chi in qualche modo non, diciamo, con chi non parli direttamente, e contribuisci in maniera negativa alle tante negatività che già esistono nel mondo, guerre, fame, problematiche di mille nature. Il mio scopo quindi è innanzitutto non contribuire, quindi è togliere semmai piuttosto che aggiungere negatività, e usare la serenità, il tempo che ho a disposizione, la calma che ho acquisito per in un qualche modo fare del bene agli altri, a un livello diciamo più immediato, semplicemente avendo a che fare con una persona come dire, che non gli butta addosso stress, che non gli crea e non gli aggiunge problematiche nella loro vita, quantomeno non rappresenta un problema. In realtà poi quando tu sei in pace con te stesso, stai bene, sei sereno, ti viene anche molto più facile essere generoso. Io, scherzando ma non troppo, dico sempre che per essere generosi bisogna imparare a essere egoisti, cioè devi prima imparare a pensare a te stesso. Una volta che hai imparato a pensare a te stesso e hai sistemato, diciamo, le tue cose, a quel punto è come il povero, e di paesi poveri sia io che Emilio ne abbiamo visti a sufficienza, che molto spesso è più generoso del ricco, no? Perché vai oltre, no?
e quindi non ragioni più in termini di mi manca, quindi non do, non faccio, ma te ne freghi. E forse qui si riaggancia un po' al discorso che diceva Emilio prima, cioè io non mi tengo le informazioni, anzi le condivido con estremo piacere, con dettaglio, minuziosamente, per iscritto, a voce, quello che è, perché non mi manca nulla, cioè non sento che mi manchi nulla e quindi sono in grado di dare. In questo il canale involontariamente si è rivelato una sorta di megafono, sottolineo involontario, perché in molti mi scrivono sottolineando il fatto che, come dire, apprezzano il fatto che mi vedono calmo e tranquillo in qualunque situazione, anche se sto per precipitare giù da un burrone, e mi sono reso conto che in qualche modo questa cosa effettivamente piace alle persone, no, piace nel senso fa bene alle persone, perché se non gli facesse bene non ti verrebbero a scrivere sono felice di guardare un tuo video perché vedo che sei calmo e trasmetti serenità e pace. E quindi sono anche contento di questo, perché poi, come dire, la tua capacità di spargere bene intorno a te è limitata dallo spazio e dal tempo in un qualche modo. Invece la rete ti permette di raggiungere molte più persone di quante non riusciresti a raggiungere fisicamente. Quindi mi farebbe piacere, oltre ovviamente per il bene del canale, mi farebbe piacere che crescesse molto il canale, anche perché evidentemente c'è qualcosa al di là del video più o meno bello, del paesaggio più o meno bello o lo sterrato più o meno difficile che vado a fare, c'è qualcos'altro che esce fuori da quei video e sono molto contento di questo. Posso fare una domanda, anche una considerazione su questo? Certo. Che a me è piaciuto moltissimo quel video che tu hai fatto, che non era motociclistico, era di esperienza umana, quella lì con cui tu sei andato con i ragazzi in mezzo ai monti e hai passato una notte insieme a loro in Iran. Sì. Ma poi di esperienze umane, insomma, ne raccontate parecchie. Ed è un altro aspetto che mi piace moltissimo della tua esperienza, cioè tu non vai a vedere dei posti, tu vai, tu viaggi, tu vivi il viaggio e lo vivi nella sua interezza. Il problema a proposito della natura, diciamo così, filosofica ed esistenziale dei viaggi di questo genere è che poi uno, non lo so, io ho un'età, forse tu cioè, sei più giovane di me e la consideri possibile, cioè non è che poi si vive nella rete, si vive alla fine dei viaggi, c'è il problema del ritorno, cioè tu stai facendo una serie di esperienze. Io per quello che ho fatto ho sempre vissuto un periodo di vabbè, mi sono trovato disadattato quando sono tornato per parecchio tempo, perché mi trovavo in un mondo che comprendevo di meno e che accettavo di meno, il mio mondo dove sono nato, dove sono cresciuto, anche io a Roma, e sentivo parlare le persone di cose che loro non capivano e che io ritenevo di capire di più perché le avevo viste, perché le avevo toccate. Tu quante persone avrai incontrato che ti hanno detto l'Iran è pericoloso, non fare questo perché ti mangiano, lì ti tagliano la testa, mentre te stai accanto a persone umane più di quelle che tu hai mai incontrato in vita tua qua a casa tua. E questo qui è un problema, perché poi tu vivi di questa beatitudine, di questa scoperta, che è anche una scoperta spirituale in viaggio, che è una scoperta di se stessi, anche dei propri limiti, dei propri pensieri. Il dialogo con se stessi in motocicletta è una cosa esplosiva, perché è un calidoscopio continuo, ogni curva ti pone un problema di equilibrio, di colore, di puzzo, di odore, di caldo, di incontro. È una cosa, e questo in un viaggio 24 ore su 24. Per cui alla fine tornare a casa quando un giorno ci torni, come si fa? Cioè uno torna con una consapevolezza che non è più la consapevolezza degli altri, è una consapevolezza fuori del comune. E lì ci si sbriga a ripartire. Ingegnere devi organizzare. No, perdona, non vuole essere un'interruzione, era una piccola battuta per dire come si fa la tua domanda, e la mia risposta è si fa che ci si sbriga a ripartire,
Ho visto che anche tu sei già col cacciavite in mano a aggiustare la moto. Esatto, Io sto sì. già Marinelli. ancora non ho cominciato a tornare indietro, già sto pianificando il prossimo. E poi quando arriverà il momento, o per salute, o per età, o per ho finito i soldi, o qualunque altro motivo che non si può più viaggiare, a quel punto mi porrò questo problema, che non è l'unico che ho, come dire, spinto in là negli anni, per evitare che qualcosa che forse potrebbe avvenire in un secondo momento mi fermi nell'attuale, nell'oggi. Bellissimo. Però la tua considerazione è sacrosanta e giustissima. Alle volte basta anche molto meno di un viaggio del genere per sentirsi un po' spaesati e cominciare a guardare le cose intorno con un occhio diverso. Già dal precedente sono tornato abbastanza spiazzato. Qua diciamo, alcune situazioni in cui mi sono trovato poi le vedrete successivamente nei prossimi video, che ovviamente sono in ritardo rispetto alle tappe, perché ancora non ho imparato a guidare la moto con una mano e il drone con l'altra, ma editare i video e guidare con l'altra ancora non ce la faccio, quindi per forza arrivano dopo. E spero che il prossimo viaggio sarà ancora, come dire, un gradino sopra questo, quindi so che mi sto esponendo a un gran casino da quel punto di vista di cui parlava Emilio, ma ci sono problemi peggiori, penso, e li affronteremo poi. Bellissimo, allora io voglio ricordare a chi vedrà questo video, intanto per favore chiunque veda questo video si iscriva al canale Zero Highways di Federico, perché è un canale bellissimo, davvero. Io quando mangio lo metto in TV con mia moglie e mio figlio, ci guardiamo queste cose che non potremmo vedere altrimenti, cioè veramente Prime, Amazon Prime dovrebbe sponsorizzarti e dire: oh guarda Federico, fai una serie per noi, anche se so benissimo Federico che tu con il tuo carattere non accetteresti di avere un padrone, ecco. Però, Adesso no. ecco, però la cosa bellissima di Federico quando beve in moto, cioè mentre lui va in moto, sfila la bottiglia, beve mentre sta viaggiando con una semplicità estrema. Lui fa queste cose meravigliose. Allora, Ma non lo faccio per funambulismo, per fare il figo. Immagino che tu ti riferisca a quell'attraversamento del Belucistan entrando in Pakistan, dove sono stato sotto scorta per 3 giorni. Non mi potevo neanche fermare, cioè, neanche volendo non mi potevo fermare, quindi ho dovuto imparare a prendere la bottiglia, aprirla con una mano mentre guidavo con l'altra. ho visto, ma poi ci racconterai di questo episodio se avrai voglia e tempo, perché io ho visto quelle scene. Chiunque si vede scortato da questi militari con questa camionetta non è una bellissima sensazione. Immagina per quanto tempo tu l'hai dovuta sopportare questa cosa. Però volevo cogliere l'occasione, Federico ed Emilio, per dirvi: Federico, non so se tu hai letto mai il libro Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Hai avuto modo di leggere questo libro? Allora, sai che mi sa di sì. Mi sa di sì, non ho letto uno suo, non mi ricordo se è questo qui. Ma questo è il più famoso, quindi probabilmente è questo qui. Immagino di sì, sì. Io credo che la moto sia la cosa più... cioè ci sono ovviamente tantissimi sport che ti danno questa sensazione di vivere in un qui e ora. In effetti quello che noi facciamo quando siamo in moto, viviamo un qui e ora continuo, anche se ci sono tanti istanti, tanti fotogrammi, però siamo totalmente presenti, siamo nel qui ed ora, no? E questo è veramente un'esperienza meravigliosa. E chi non è un motociclista forse non riesce a capire perché il motociclista si senta così libero quando viaggia, perché effettivamente dice: io devo spostarmi dal punto A al punto B, lo posso fare con la macchina, col quadro, con qualsiasi altra cosa, però effettivamente non è la stessa esperienza. Mi confermi, Federico? Sì, allora non lo è per 1.000.000 di motivi. In realtà quasi non è più il punto, quasi non è più spostarsi dal punto A al punto B, è lo spostamento stesso che diventa il viaggio, ed è il motivo per cui io non faccio autostrade
cerco di non fare per quanto possibile strade principali, del motivo per cui il canale si chiama Zero Highways, perché non è più uno spostarsi da un punto a un altro per vedere quella città, quel posto, quel castello, quello che sia, ma sì, fai anche quello, ma è proprio ogni minuto che tu passi sulla moto per andare da un luogo a un altro che fa parte del viaggio. Infatti le rare volte mi è capitato, perché magari non potevo fare diversamente, di farmi magari anche un'intera giornata sulla moto, mezzo al deserto, quello che era, perché lì per forza non ti puoi fermare a metà, non l'ho gradito molto. Ed è uno dei motivi per cui forse non andrò mai a Capo Nord. No, sai che condividiamo la stessa non passione per Capo Nord, la stessa cosa. Io dico effettivamente questa meta che è ambita da tantissimi motociclisti, ma io proprio non ci sento, sinceramente. Andrei io so che... Perdona, scusa, c'è un po' di ritardo e finisco per parlarti sopra. Dicevo anch'io andrei ovunque, ma non in Capo Nord. Prima di passarti la parola ti devo fare i complimenti di Vincenzo Coppola, che scrive nel gruppo: bellissimi i tuoi video, e confermo che veramente Vincenzo ha azzeccato, insomma effettivamente i tuoi video sono belli, e nella parte finale magari se hai voglia ci racconti un po' qualcosa di questi video, come li sei organizzato per farli, eccetera eccetera. Intanto dimmi quello che stavi dicendo. Me lo sono perso. Ok, allora passiamo alla prossima domanda, perché abbiamo più domande del tempo che abbiamo. Allora, abbiamo parlato del senso profondo della vita. Che rapporto hai con la tua moto? Cioè, è solo un mezzo di trasporto o è stabilito una relazione, diciamo, personale con questo insieme di plastica, acciaio? È una relazione molto forte che, diciamo, dopo il 6° mese cominci anche a immaginartela un po' carnale, no? Perché poi sei un po' solo da tanto tempo, a parte gli scherzi. È un rapporto fortissimo, non tanto perché sia la moto. Io, come ho detto all'inizio, non nasco come un malato di moto, chissà cosa, ma questa moto qui, che ho parcheggiato qui di fuori, è quella che mi tiene in vita in certe situazioni, è quella che mi riporta a casa in certe situazioni, quindi le devo tantissimo innanzitutto, e una delle cose che le devo, che poi fa sì che si stringa un rapporto molto forte, è una attenzione estrema. Il qui e ora che tu dicevi quando si viaggia, in realtà è frammentato in una serie di qui e ora. Uno di questo è un canale del tuo cervello e delle tue orecchie in particolare è interamente dedicato ad ascoltare la moto. Non passa un secondo senza che io non faccia caso ai rumori, alle eventuali vibrazioni, a qualunque segnale mi arrivi dalla moto, perché ovviamente potrebbe essere segno di un problema che, se lo risolvi subito lo risolvi, se lo risolvi troppo tardi resti a piedi. E questo fa sì che tu con quella moto ci parli come se fosse un essere umano. Lei non ti risponde, ma ti parla per prima e tu la capisci. E quindi veramente è impressionante. Io mi rendo conto che ci sono delle situazioni, dei momenti in cui, soprattutto quando viaggio seduto, perché io viaggio molto in piedi facendo molto fuori strada, quando viaggio seduto in certi momenti magari di maggiore relax, mi capita addirittura di stringere leggermente le gambe intorno al serbatoio per sentirla un attimo, che magari certe volte sei un po' più sbaccato e rilassato, no? Sì. E quella sensazione è una sensazione veramente molto bella. Ancora più bella è la sensazione di quando ti sposti leggermente indietro e tocchi con la schiena la borsa, la borsa morbida, che io non uso borse rigide, quindi non ho bauletto e via dicendo, ho 2 borse morbide laterali e un borsone impermeabile dietro. Le borse laterali sono ben fissate, il borsone non sai mai, quindi ogni tanto tu ti appoggi dietro e lo tocchi, ed è la stessa sensazione, adesso faccio il romantico, è la stessa sensazione che provi la notte a letto quando sei sdraiato accanto alla tua compagna, magari ti muovi anche inavvertitamente e la sfiori con la schiena o con un piede e sei felice perché la senti che sta lì. Gli mancano solo le mani, ecco. Alla moto gli mancano solo le mani. Borsa, Se la moto... sì.
se la moto avesse le mani, tu la toccheresti sulle mani e stabiliresti questa condizione. Per mano, sì. E la borsa fa parte della moto, cioè non è più in queste situazioni non c'è una separazione, la moto, la borsa o il portacellulare che è attaccato sulla moto, è un tutt'uno, cioè quello è quello che ti serve, è quello con cui tu viaggi e ci deve essere tutto. Quindi il rapporto si crea con tutto. All'estero hai avuto qualche difficoltà particolare a reperire cose che ti servivano per il viaggio? Cioè, tu hai attraversato molte nazioni. Dico, c'è stata qualche nazione in cui non hai trovato un pezzo che magari o della moto o degli accessori ti era fondamentale? Allora, fondamentale nel senso che alla fine, grazie al cielo, non ho avuto bisogno di molte cose. Una cosa che periodicamente ti occorre sono i pneumatici nuovi, e lì è stata dura, anche perché la mia moto ha il 19 davanti e il 17 pollici dietro, che sono dei diametri abbastanza inusuali. Cioè, generalmente o sono ruote più piccole per le moto da stradali, o sono il 21 e il 18 per le moto, le adventure bike e via dicendo. La mia è un po' intermedia e già in alcuni paesi non si trovano proprio, in particolare non si trova quel taglio lì. Quindi è stato complicato, ma da lì poi è uscito fuori una delle giornate più divertenti e per quanto riguarda anche uno dei video più divertenti, perché questo carosello di me e tutti gli iraniani che mi seguivano, mi fotografavano in giro per le strade di Iran a passare da un negozio di pneumatici all'altro in cerca di gomme, è stato veramente fantastico. Quindi, però in realtà, guarda, se non ti si rompono cose veramente grosse, più o meno si trovano. E infatti in alcuni video si vedono persone che si vogliono fare il selfie con te, è bellissimo questo fatto, tu che sei un antidivo, che sei lì e loro, posso fare la foto, bellissimo. Marco, ma lo sai che in Pakistan mi è capitato, entrando in albergo o uscendo dalla stanza dell'albergo, che qualcuno mi fermasse e fa, io te ti conosco, ti ho visto su Instagram. Perché? No. Perché con tutte le centinaia, veramente centinaia di foto che poi insomma vengono condivise e tutto quanto, certo. In un modo o nell'altro finisce che diventi un pochino una star. Tieni conto che via terra in in Pakistan sono entrate dall'inizio dell'anno a quando sono arrivato io 2 mesi fa 130 persone, non tutte in moto, certo. Molte, addirittura io ho attraversato il confine con uno in bicicletta, quindi figurati. Mettici saranno state 40-50 moto, sì, forse neanche 50 moto, capisci bene che cioè, è come uno che entra con l'astronave in Italia, più o meno è lo stesso livello di hype che si crea su quella persona, insomma. Certo, ma è bellissimo. Poi onestamente, diciamo la verità, l'imponenza della TRK si fa notare, cioè effettivamente vicino alle moto di questi paesi la TRK è mostruosamente più poderosa, insomma. Ecco. È imbarazzante. Cioè la TRK alla fine è grande più o meno come tutte le moto di quella tipologia lì, all'incirca, forse un pelino di più di qualcuna, ma insomma siamo lì. Vicino a quei settantini, cioè 70 centimetri cubi, è una roba imbarazzante. Bellissimo, bellissimo. Quando l'hai messa su quella specie di ape e dicevi, 400 kg, pesa. Ma mi ha messo quella tavoletta di legno spessa così, che la teneva con la punta del piede. Cioè la moto fa 2,40, bagagli ce ne ho 60 abbondanti, io ne faccio, sono dimagrito ma ne farò 80, qualcosa del genere, all'incirca sono 400 kg. Cioè, io mi immaginavo la tavola spezzata, la moto appesa così sulla petta lì, sul pick-up. Certo. Vabbè, comunque sono cose che si raccontano ed è sempre piacevole, insomma. Quindi. Emilio, vuoi fare qualche altra domanda? C'è qualcun altro che vuole fare domande? Se no, vado avanti con una domanda sempre filosofica, perché ricordiamolo, noi, questo canale, Miracle Morning Italia, è un canale di crescita personale, ma anche spirituale. E allora, Federico, ma per te cos'è la libertà? La libertà è
probabilmente la cosa più importante di tutte. Adesso dico una cosa che forse è poco, come dire, politically correct, ma forse la libertà è anche più importante dell'amore, perché senza libertà è difficile amare. Vero, E quindi vero. viene prima. Ma adesso, a parte questo, ognuno poi la colloca dove vuole. Per me la libertà è proprio di alcuni ordini di grandezza più importante di qualunque altra cosa. Quindi sì. Dove la trovi la libertà? Quando è che tu ti senti veramente libero, Federico? Quando sei in moto Guarda, ti in senti realtà libero? non ho bisogno di fare grandissime cose perché sono riuscito a strutturare la mia vita in funzione della libertà, che non vuol dire che faccio ogni minuto il cavolo che mi pare, no, perché quando devo Certo, stare 14 ore di fila davanti al computer a montare un video, non è che sto facendo il cavolo che mi pare in giro del mondo, ma lo sto facendo perché è quello che voglio fare, è un po' diverso, chiaro. quindi la libertà non è mi sveglio a mezzogiorno tutte le mattine perché lo posso fare o vado a passeggiare o a fare il cavolo. No, la libertà cioè, paradossalmente è che sei libero anche di scegliere di essere meno libero, nel senso di fare Certo, determinate cose che ti tengono lì perché è quello che certo. vuoi fare. Parlando di svegliarsi la mattina, io ho la sveglia alla mattina sempre alle 7, 7 e mezza, anche se vado a dormire alle 3, 4 di notte perché ho lavorato fino a tardi. Non sono uno che usa la libertà per far quello. Per il resto la vivo quotidianamente, a maggior ragione quando sono in moto. Ed è il motivo per cui io sono contento di aver fatto la scelta che ho fatto, a parte il TRK in parte, ma proprio quella tipologia di moto, perché è una moto che ti permette di andare praticamente ovunque, cioè puoi fare lunghi tratti di strada asfaltata, ma se poi vedi la stradina che sale sulla montagna, che si infogna giù in mezzo a una vallata, pigli e vai. E quella sensazione di dire volevo andare lì, ma in realtà cambio idea, scendo di sotto, e quello che succede succede, tanto c'ho la tenda, tanto c'ho da mangiare, tanto c'ho l'acqua, chi se ne frega. Secondo me non ha prezzo. Certo, certo, assolutamente. Posso fare una domanda? Prego, Propongo, prego. propongo un tema. Io sono molto sensibile a questo tema, anche per esperienze che ho passato. Cioè, quanto la libertà, dopo esperienze tipo quelle che stai vivendo, limitano la capacità di stare, anche di viaggiare con un altro. Io, per esempio, sono uno che tende a viaggiare da solo. So perché Tutte le volevo volte che ho sentire provato a che viaggiare andavamo a con parare lì. tutte le volte che ho provato a viaggiare con qualcun altro me ne sono pentito, al punto da pensare di dover rifare il viaggio, perché non ho tirato fuori dal viaggio quello che avrei provato, che avrei tirato fuori stando da solo. Mi sono sentito limitato nella mia libertà. Certo, poi uno a un certo punto deve ragionare se la libertà non è un individualismo fottuto a un certo punto, capito? Per cui ognuno ha la propria libertà, per cui alla fine il modello sociale che contempla questo è un modello assolutamente anarchico. Insomma, il discorso è molto, molto, molto Sì, sì, ampio. sì, assolutamente, però è molto Però, interessante. però sul viaggio ci sta il tema, fra i motociclisti, andare da soli Assolutamente. o andare in compagnia, e sono scelte radicali, profondamente diverse. Allora, io non amo essere mai troppo categorico, nel senso mi piace che poi ognuno se la viva a modo suo la cosa, però su questo un pochino categorico lo sono diventato. In 2+, quindi da 2 in più si va in vacanza, in viaggio ci si va da soli. Secondo me, cioè, sarei veramente curioso di riuscire a conoscere qualcuno che è riuscito a fare un viaggio profondo, lungo, di mesi o un anno, quello che sia, in posti impegnativi, eccetera, eccetera, con una o più altre persone accanto a sé. Io ci ho provato, sono partito dall'Italia per questo secondo viaggio, assieme a un ragazzo che peraltro neanche conoscevo di persona, lo conoscevo tramite Facebook, che mi chiese di viaggiare con me. E io un po' incuriosito, un po' perché pensavo insomma, potesse essere la persona giusta, e forse anche un po' perché faccio un po' fatica a dire di no, anche se istintivamente forse l'avrei voluto fare. Ho detto ok, ci si prova.
E no, non funziona. Non funziona neanche un po', ma non è solo un discorso di libertà intesa, adesso voglio fare questa cosa anziché quell'altra. Io l'ho percepita anche a livello molto più profondo, cioè una libertà mentale. Sapere che tu sei completamente da solo è come se, cioè, tu dentro di te senti wow, ti si apre tutto. Come hai un'altra persona a fianco, ma fosse anche solo per quel momento lì, e mi è capitato anche con Leo, quel ragazzo tedesco di cui parlavamo prima, che magari ci siamo fatti una giornata insieme da qualche parte, bellissimo, lui è un ragazzo splendido, tutto quanto, però è come se automaticamente tu ti richiudessi e ci fosse un pezzettino di te collegato con un cavo USB a un'altra persona, perché hai, come dire, banalmente una responsabilità reciproca di darsi un occhio, non funziona. Cioè, da solo, in mezzo a alcuni posti in cui sono stato, alcuni che ho già fatto vedere nei video, alcuni che si vedranno dopo, veramente a decine di chilometri di distanza dal nulla, da qualunque persona o entità, io mi sentivo come se fossi al centro di Piazza del Popolo, cioè non mi sentivo solo. E mi sentivo connesso, Piazza del Popolo è una delle più importanti piazze di Roma per chi non è di Roma, e mi sentivo connesso col tutto, con la natura, con le pecore che magari pascolavano davanti a me e cose del genere. Quando sei con un'altra persona, sì, magari ti fai due risate in più, anzi te ne fai molte di più sicuramente. Se hai un problema hai qualcuno su cui fare affidamento, ma non sono temi che secondo me hanno a che vedere col viaggio. Il viaggio non vai per ridere, se capita lo fai, ma non è quello. Se hai problemi, salvo rari casi, da quei problemi escono fuori anche delle cose belle. Se c'hai qualcuno che ti aiuta è poco divertente, e soprattutto la connessione con le persone. Quando tu sei in due o più persone, sei già un gruppo e le persone ti vedono come un gruppo. Tu ti fermi e magari parli col tuo compagno di viaggio e automaticamente ti chiudi un po' alle comunicazioni con gli altri, perché un'altra persona, gli iraniani no, vengono comunque, però diciamo le altre persone tendenzialmente non vengono a interromperti mentre stai parlando con qualcuno. E oltretutto, soprattutto nelle culture musulmane, da quello che ho capito e imparato, il viaggiatore, non il turista, il viaggiatore è molto rispettato, diciamo, c'è una considerazione molto, molto forte, e quando sei da solo vieni visto come viaggiatore, quando sei in gruppo con altre persone vieni visto come turista. E quindi anche questo cambia molto il tipo di approccio che tu puoi avere con le persone. Poi non vuol dire necessariamente che ci devi entrare chissà quanto in contatto, però già quell'approccio iniziale, anche durante il rifornimento di benzina o mentre vai a comprarti una bottiglia d'acqua, quei 30 secondi lì già sono diversi. Quindi su questo sono diventato veramente granitico, non si viaggia se non da soli. Bene, bene. È un po' come quando vai a studiare l'inglese all'estero e c'è la compagna di stanza che parla in italiano. È questo. Ci può stare come paragone, sì. Ma senti, Federico, che messaggio daresti a chi decide di girare il mondo in solitaria, visto che ora hai parlato di solitaria? Cazzi vostri. Non lo censuriamo questo, non lo censuriamo. No, allora, scherzando, allora sicuramente non è uno scherzo, cioè, no, nel senso, non è uno scherzo viaggiare da soli, lo devi fare, ma non per i pericoli, perché devi essere sicuro di stare bene con te stesso, che lo scopri quando ci stai, che tu magari pensi che, però quante persone poi effettivamente sono state più di 1, 2 giorni, 3 giorni da soli? Quante persone non parlano la propria lingua da settimane o da mesi? Quante persone non mangiano la pasta o una buona pizza o si bevono un po' il vino o si bevono dell'ottimo vino da settimane o da mesi, se hanno questa passione. È una cosa che se ti piace, se ti ci trovi, ti riempie. Se ti accorgi che non fa per te, ti svuota in poco tempo. Certo. E devi, secondo me,
essere calmo, sempre calmo, centrato il più possibile, se no fai una marea di casini. A parte questo, l'unica cosa che mi sento di dire è partite, andate, fatelo finché siete in tempo, finché non avete magari una famiglia che può rendere più complicato prendersi del tempo, o situazioni di salute o quello che sia che lo possono rendere più difficile. Per il resto fatelo, è una cosa che ti cambia la vita, che ti apre, che se lo facessero tutti, altro che il servizio militare, Marco, altro che il cavolo del servizio militare. I viaggi dovrebbero fare 1 anno di viaggio anziché il servizio di leva obbligatorio. Un calcio nel sedere, fuori, ci rivediamo tra 1 anno. Questo dovrebbe essere la formazione del 18enne tipo, no? Il fucile in mano per pronti a fare una guerra, perché non le farebbero più le guerre se la gente viaggiasse di più. Certo. Il viaggio abbatte i confini con l'altro, col diverso, perché il problema delle guerre è questa diversità in cui qualcuno ci guadagna sempre, Federico, perché la diversità spesso è voluta. Al 50° confine, in realtà al 10° già, confine che tu attraversi e tu passi lì e non vedi righe per terra, te lo cominci a domandare, ma che cacchio è? Perché lì c'è quella bandiera con quel nome, lì c'è un'altra con quell'altro nome, c'è la rete in mezzo, ma cioè, qua per terra non ci sono righe. E allora, se la capisci sta cosa, che non è solo una battuta, ma è una cosa molto profonda, cioè non profonda perché l'ho detta io, ma è un concetto profondo. Allora lì cominci a smettere di parlare, a dare nomi agli altri, a parlare di io e loro, noi e loro, queste contrapposizioni ridicole. E oltretutto poi più viaggi, più ti rendi conto che siamo tutti uguali, ragazzi, qua esce l'ingegnere che me, siamo su una cavolo di palla che viaggia a decine di migliaia di chilometri al secondo nell'universo, se sa dove sta mannà. Cioè, dovremmo averci paura di schiantarci contro qualche asteroide, no? Non di essere sparati da qualcuno o di essere derubati da qualcuno o di essere fregati da qualcuno. Quelle sono sciocchezze, le cose serie sono altre. Quando passi per strada e incontri qualcuno, non ti dovresti preoccupare di che passaporto c'ha, dovresti preoccuparti semplicemente di come si comporta. E quando tu viaggi ti accorgi che la gente si comporta bene, perché non ha un cacchio di motivo per comportarsi male, tranne che non sia estremamente povero, quindi è più che comprensibile possa commettere delle azioni non carine, o ci si trova in una situazione di guerra o insomma di oggettiva, come dire, complessità sociale o proprio di qualità della vita, insomma. Per il resto la gente ti accoglie a braccia aperte. E quando tu ti senti accolto a braccia aperte, ma poi non è che torni a casa e parli, rimandiamoli a casa loro. No, queste cose non... Madonna mia. Vabbè. Vabbè, Mi taccio. chiudiamo questo argomento perché effettivamente chi ama la vita all'aperto, chi ama la moto, chi ama la libertà e la fratellanza, perché si può essere veramente fratelli anche viaggiando da soli, nel senso appunto tu magari hai trovato delle persone che ti hanno dato una mano e eri sicuro che il loro aiuto era disinteressato. Mi ha raccontato di quel meccanico che hai fatto un giro per tornare a salutarlo, no? Queste sono cose spettacolari. Due almeno, sì. Questo... Sì, allora disinteressato, poi vabbè, sai, il concetto di disinteressato probabilmente anche Madre Teresa di Calcutta aveva qualche interesse a fare quello che faceva, cioè ognuno fa una cosa con un interesse, che però un conto che l'interesse è i soldi o che ne so, è un conto che l'interesse è mi fa piacere farlo, mi sento bene a farlo, o anche banalmente, come spesso succede, soprattutto in Iran ho avuto questa sensazione, ho talmente voglia e bisogno di conoscere qualcuno che viene da fuori che ti do anche il pranzo e ti invito, ti ospito, ti faccio qualunque cosa. È comunque una, come dire, generosità genuina alla fine. Tra l'altro non è neanche colpa loro se si trovano in questa situazione di, come dire, di bisogno di conoscere qualcosa perché nessuno glielo fa conoscere. E quindi alla fine ci sta anche questo, insomma. Però ecco, il disinteresse a cui penso tu ti riferissi, vabbè, no.
comunque diciamo che è una forma di interesse sicuramente legittimo, se vogliamo, ecco, cioè vai a nutrire un bisogno che è legittimo ed è certo meglio di quando invece in effetti ti pompano la testa e ovviamente ti mettono l'altro come diverso che dà problemi, ecco, quindi c'è l'altro che è un diverso e dà problemi, ma ovviamente questo è una cosa che noi, grazie a Dio, chi viaggia in moto, queste cose pensa, ecco, hai detto una cosa importantissima. Io sto bene, io sono felice perché devo fare del male agli altri. Invece chi fa del male agli altri, torniamo ad Eckhart Tolle che parla del corpo di dolore, no? L'invidia, la cattiveria. Queste sono cose che si alimentano per chi in qualche modo sta male. Ma se io sono felice sulla mia TRK e viaggio, e quando viaggio, Federico, ti confesso che a volte inizio a cantare da solo, cioè inizio a cantare, cioè mi canta in testa una canzone e canto, cioè, ma in libertà, ecco, sono felice, ecco, il concetto di felicità di cui poi siamo tutti schiavi, nel senso che ognuno di noi biologicamente fa le cose per soddisfare un bisogno, è così. Se non hai voglia di vivere non ti svegli manco la mattina, quindi cioè, nel senso, veramente serve una motivazione per fare tutto. Poi l'importante è che quella motivazione sia genuina e porti del bene a qualcuno, a qualcosa, a te stesso, agli altri. Bene, allora io direi, visto che abbiamo fatto una chiacchierata bellissima e il tempo è volato, sono le 16:50, abbiamo iniziato alle 15:30, quindi io direi, se Emilio non ha altre domande, se gli altri non hanno altre domande, vorrei lasciare a te, Federico, lo spazio per una conclusione, per un tuo messaggio, se hai voglia di dare un messaggio, altrimenti ci rivediamo qui fra 30.000 chilometri, fra 50.000 chilometri, quando vorrai, perché è troppo piacevole parlare con te, è troppo piacevole sentire, ecco, la calma che trasmetti, perché sei una persona realizzata. Poi alla fine tutti cerchiamo questo nella vita, no? Cioè quello di dire, ok, io faccio quello che faccio e ho 10 in ogni settore della vita in cui mi impegno, che poi è il messaggio della Miracle Morning. La Miracle Morning di Al Elrod dice questo, cioè se tu hai 10 in affari perché lavori tanto e fai un sacco di soldi, ma c'hai 0 in rapporto con te stesso, che te ne fai? Allora il concetto è: aumentiamo al massimo tutte le cose che ci interessano, e tu sei una persona soddisfatta da quello che vedo. E quindi, se ti va, lascia un messaggio finale a tutti quanti e poi concludiamo così. Allora, non ero preparato. No, allora, in realtà, diciamo, messaggi mi sento di dire di averne lanciati abbastanza, tanti. forse, anzi, mi scuso pure se sono andato un po' lungo insomma, mi sono fatto prendere dalla foga della chiacchiera, ma le domande sono state tutte molto interessanti, intelligenti e quindi mi hanno, come dire, stimolato. Se fossi uno diverso, forse sfrutterei questo momento per farmi qualche pubblicità, non lo faccio. No, guarda, veramente ti ringrazio semplicemente di questa opportunità, è stato molto, molto bello, molto piacevole, è stata anche più piacevole di quanto non mi aspettassi, nel senso che è andata oltre le aspettative. Ti do già adesso la disponibilità per il futuro, se dovesse esserci l'occasione di rifare un'altra chiacchierata, mi farebbe molto piacere. Spero che chi ha, non so quanti erano perché non vedevo, insomma, a parte Emilio e Max, 10 persone chi ha partecipato adesso e soprattutto tutti quelli che poi vedranno la registrazione, perché non ricordo se l'avevi già detto, insomma, l'intervista verrà registrata e pubblicata. Spero che sia piaciuto a tutti, spero che sia uscito fuori qualcosa che non sia semplicemente un po' di intrattenimento, ma qualcosa di interessante, qualche spunto, qualche riflessione interessante e niente. Mando un saluto a tutti. Siamo noi che ringraziamo te, davvero, siamo veramente felici di questa chiacchierata. Ti auguro, ecco, tutte le buone energie mie che ti possono arrivare ti arrivino, perché sei una persona straordinaria e anche chi non ha partecipato me lo ha detto in privato. Sei molto stimato per la persona che sei, per quello che sei, oltre che per quello che fai. Quindi davvero grazie a te e ci sentiremo sicuramente presto in un'altra occasione. Un saluto a tutti.
Grazie, Ciao. grazie. Alla prossima, alla prossima. Grazie a tutti i partecipanti. Questo video sarà ovviamente sul canale YouTube della Mucca Gialla e ovviamente lo diamo anche a Federico perché lui ne faccia quello che vuole, se lo riascolterà in privato oppure lo pubblicherà, farà quello che vuole, perché non basta ringraziarlo per quello che ha fatto per noi. Davvero per oggi è tutto e allora alla prossima Federico. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.